Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come si cambia una batteria su uno scooter. Quando capita bisogna stare attenti a fare un po' di cose fatte per bene. Ora vi faccio vedere che lo scooter effettivamente non parte, la batteria è completamente morta, non si accende neanche il quadro, niente. Ma quando l'andate ad acquistare dovete dare un'occhiata a un pochino di cose, perché a volte i codici non tornano, ma basta guardare bene e si risparmiano un sacco di soldi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Bisogna togliere prima il negativo, mi raccomando ricordatevela questa cosa qui. Quindi sganciamo il negativo e poi sganciamo il positivo. Quando lo andremo a rimontare faremo il rovescio. In questo caso è una batteria Yuasa che è durata un sacco di anni. Ora si è scaricata, ho provato a ricaricarla ma non c'è verso di farla tornare in funzione. Anziché andare a mettere le mani sulla batteria, perché questa è una batteria sigillata e c'è scritto proprio grosso come una casa, do not open, si potrebbe aprire e sostituire il liquido, però dato che la batteria dello scooter ha un costo di 40 euro non andiamo ad aprire e a sventrare questa, ma la sostituiamo. Soltanto che cosa succede? Quando noi sostituiamo il vecchio col nuovo, molto spesso ci danno il codice EYTX7LBS e invece questo è ETX7LBS. Costa 44 euro questa batteria qui, si trova anche leggermente meno online. L'importante è che ci sia scritto l'amperaggio giusto e i dati giusti della batteria, e quando l'acquistate attenzione a prendere quella con la misura corretta. Badate bene che sia uguale a livello di misure e dati. Qui è scritto 6,3 ampere, 100 A, CCA, e questa è praticamente uguale 6 ampere, 100 A. Avevo anche io il dubbio sinceramente di avere preso quella sbagliata, ma in realtà sono andato da un ricambista a farmela dare e mi ha detto guarda, questa qui va benissimo lo stesso. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola di queste batterie da centro commerciale, le proprie viti, quindi utilizzeremo le viti nuove. La misura è la stessa, ve la forniscono con il liquido a parte, se la comprate su Amazon alcune vi danno il liquido a parte, alcune non ve lo danno, quindi dovrete comprarlo a parte, oppure arriverà così, perché se deve viaggiare di solito le batterie fatte in questo modo qua viaggiano con il liquido a parte e non già caricato. Le batterie delle auto sono sigillatissime e quindi quelle si possono prendere così e portare direttamente nella macchina, ma queste no. Vi faccio vedere come funziona velocemente, veramente assolutamente semplice, quindi ve lo faccio vedere apposta perché anche io avevo dei dubbi, ho detto non lo so se prendere una batteria, se andarla a prendere direttamente già pronta da qualcuno, ma si spendono quei 20-30 euro di più che sinceramente si può fare a meno. Prima cosa da fare è togliere il nastro, così che la batteria sia pronta a ricevere il proprio liquido. Nella descrizione, se guardate, c'è scritto versare l'acido, aspettare più o meno 30 minuti, un'ora e poi installarla sul mezzo. Andiamo a scartare il liquido senza rovesciarlo magari. Questi li teniamo perché poi andranno a fare da tappo qui sopra. Abbiamo delle punte che andranno a conficcarsi qui, quindi in sostanza mettiamo tutto a rovescio e diamo una spinta forte. Cominceranno a scendere i liquidi, vedete? Abbiamo finito con la ricarica del liquido, andiamo a togliere la cartuccia e adesso andiamo a tappare. Alla fine dovrà essere praticamente identica all'altra batteria. Andiamo a mettere la nostra nuova batteria, attenzione perché il positivo è in questo caso è di qua, quindi la giriamo. Ok, vediamo se lo scooter si accende. Ragazzi, spero di essere stato utile, noi ci vediamo alla prossima, vi lascio in descrizione un sacco di link per le batterie eccetera. Quando condividete il video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!